L'Inter ha deciso che la priorità di questo calciomercato è riportare Romelu Lukaku a Milano e per farlo, viste anche le resistenze del Chelsea, è pronta ad investire una cifra complessiva di circa 80 milioni di euro se consideriamo l'acquisto del cartellino a titolo definitivo e l'ingaggio lordo del giocatore. Una cifra che sta facendo molto discutere, devo dire, tra i tifosi interisti, tra i tifosi e le tifose che ci seguono, sta suscitando, devo dire, anche delle critiche, una cifra ritenuta troppo elevata. Secondo me però va contestualizzata meglio o almeno analizzata in profondità piuttosto che soffermarsi solamente al numero e all'età del calciatore. Voglio farlo insieme a voi, voglio portarvi dei ragionamenti sul perché l'Inter vuole investire così tanto nonostante anche i problemi economici di cui tanto si parla relativi all'Inter e perché in fondo potrebbe non essere poi così una cattiva idea. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. In questi giorni stiamo pubblicando tante analisi ed approfondimenti e vi consiglio di recuperarle tutte, quindi iscrizione subito al canale per non perderle e anche un mi piace, così ci sostenete e continuate a far crescere il nostro canale che sta crescendo sempre di più e sempre più velocemente. Un aggiornamento rapido con le notizie relative a Lukaku, perché Lukaku per il momento salta il ritiro del Chelsea che va ricordato, il Chelsea aveva praticamente venduto l'attaccante belga in Arabia Saudita per circa 50 milioni di euro, il no del giocatore però ha fatto saltare tutto. Ora i londinesi chiaramente stanno anche incassando da altre cessioni, per cui vogliono comunque incassare una cifra non troppo inferiore a quella che avevano quasi ottenuto dall'Arabia Saudita, appunto dalla cessione di Lukaku. L'Inter sembra ormai entrata nell'ordine di idee che il prestito non è più possibile farlo con il Chelsea, quindi vuole riacquistare definitivamente il cartellino del giocatore e tra base fissa e bonus, considerando che c'è anche un po' l'urgenza di chiudere in fretta questo affare, alla fine la cifra potrebbe salire un po' e si potrebbe trovare un accordo attorno ai 40 milioni di euro. Siamo ovviamente nel campo delle indiscrezioni, vedremo poi nelle prossime ore. A questi 40 milioni per il cartellino va poi aggiunto uno stipendio del giocatore che, sempre riguardante le indiscrezioni, dovrebbe essere circa 7,5 milioni di euro all'anno, a cui aggiungere le tasse, ed è bene ricordare che Lukaku rientra nei criteri per estendere il decreto crescita, quindi che porterà ad un ulteriore sconto, diciamo, sulle tasse, e quindi in un conteggio molto a spanne Lukaku costerebbe un po' meno di 10 milioni di euro all'anno come ingaggio lordo e firmando un contratto di 4 anni, ovvero fino a quando ne avrà 34, costerebbe sui 10 milioni di euro all'anno di ammortamento. Quindi un conteggio molto a spanne, l'investimento su Lukaku sarebbe di circa 20 milioni di euro all'anno per averlo per i prossimi 4 anni. Una cifra molto elevata, senza alcun dubbio, sta facendo discutere, come dicevo, sull'opportunità o meno di riacquistare Lukaku. Nelle scorse ore nel club di Passione Inter c'è stata una discussione molto interessante che è nata da un commento di un nostro abbonato che in estrema sintesi diceva: ma se stiamo vendendo Onana per fare player trading, poi dall'altro lato mi vai a comprare Lukaku a queste cifre, non sono due strategie opposte che si scontrano, che vanno in direzioni opposte? E questa è una considerazione secondo me logica, che in linea di massima capisco e trovo anche più giusta rispetto invece a chi dice stai vendendo Onana per comprare Lukaku. Questa secondo me è una sintesi molto semplicistica, giusto per aizzare un pochino e per fare un po' di caos. Le due cose sono slegate, anche se poi risultano in un certo modo vicine, perché l'Inter non sta vendendo Onana per comprare Lukaku, l'Inter sta vendendo Onana perché ha ricevuto un'offerta molto alta che ritiene in linea, se non superiore al valore del calciatore. È chiaro che dare un valore ad un giocatore non è semplice, ci ha provato l'osservatorio del calcio in queste ore, il CIES ha pubblicato un dato secondo il quale il valore di Onana è stato attestato attorno ai 37 milioni di euro. Dopo questa stagione l'Inter lo ha preso a zero e può rivenderlo sopra i 50 milioni. È il principio base del player trading: prendere giocatori, valorizzarli e rivenderli. Se vi ricordate, a proposito di player trading, sul nostro canale vi avevo portato un ospite, l'autore della teoria del player trading, che ha una definizione che mi sono appuntato per leggerla velocemente. La teoria del player trading è:
uno studio che nasce dalla necessità di dimostrare l'esistenza e la prevedibilità per ogni calciatore di un picco massimo di valutazione economica in sede di mercato, in un determinato contesto calcistico e in uno specifico lasso di tempo. Se non avete capito bene, tornate indietro e riascoltate. Secondo me è molto chiara e alla luce di questa definizione io chiedo a voi: siamo sicuri che Onana non abbia raggiunto oggi magari questo picco massimo di valutazione economica? Tecnicamente per me Onana ancora deve esprimere tutto il suo potenziale, può ancora crescere e diventare ancora più forte in termini di portiere assoluto. Però, come sappiamo, la valutazione di un giocatore è condizionata da tanti fattori, anche mediatici, devo dire, e quest'anno si sono create le condizioni per cui ad aver bisogno di un nuovo portiere è il Manchester United, che ha tanti soldi, che ha in panchina Ten Hag, che conosce bene e vuole Andrea Onana, un Onana che ha chiuso la stagione osannato da Guardiola e come miglior portiere della Champions League. Tanti fattori che siamo sicuri che ci saranno anche l'anno prossimo o che addirittura saranno migliori. Vedremo. Fatto sta che nel frattempo l'offerta è arrivata ora, i soldi per Onana, in caso si dovesse completare una cessione che sembra ben avviata, andranno a bilancio subito, mentre l'operazione Lukaku sarà spalmata, come dicevamo, su più anni come effetti sui conti. Quindi sarebbe più corretto dire che Lukaku costa 20 milioni di euro all'anno. Sono tanti? Sì, soprattutto stante la situazione di oggi, però come dicevo vanno contestualizzati e come sottolineavo prima, non possiamo solo soffermarci a giudicare prezzo ed età del giocatore. Come negli investimenti, secondo me, bisogna valutare il costo opportunità di prendere Lukaku, anche i rischi ovviamente di questo tipo di investimento e in questo caso, secondo me, i rischi dell'affare Lukaku sono principalmente due, secondo me. Poi ovviamente ditemi nei commenti se ne dimentico qualcuno. Il primo è il fatto che prendendolo a queste cifre, un giocatore di 30 anni, sarà difficile poi fare player trading e rivenderlo. Quindi stai facendo un investimento oneroso che te lo tieni e sta lì. Secondo è legato al possibile, probabile calo fisico nei prossimi anni. 30 anni, 4 anni di contratto, ci può stare che in questi 4 anni ovviamente ci possa essere un calo e bisognerà capire quanto drastico sarà. Su questo discorso, dal punto di vista fisico, parto da qui, capisco ecco, questa paura soprattutto perché Lukaku è un giocatore che in Serie A domina con il suo strapotere fisico e quindi alla lunga calerà, però come dicevo c'è anche da vedere quanto e come e magari può anche evolvere come tipologia di giocatore nel gioco di Inzaghi e non solo. Sul fatto che possa avere infortuni, ragazzi, oggi non sono ancora così profondamente prevedibili gli infortuni dei calciatori. Anche Thuram, per esempio, l'Inter lo stava per acquistare molto più giovane di Lukaku, lo avessi acquistato qualche settimana prima avresti preso un giocatore che poi si sarebbe subito infortunato in maniera molto grave, quindi può capitare a chiunque a ogni età in ogni momento. Io immagino che all'Inter, che lo hanno analizzato per 3 degli ultimi 4 anni da vicinissimo, immagino che abbiano i dati e le conoscenze sufficienti per capire come sta Lukaku e fare delle previsioni anche dal punto di vista fisico. E quindi è un giocatore che ha 30 anni, non ne ha 36 e questa stagione sarà anche un po' più diluita con meno turni infrasettimanali, quindi va tenuto in considerazione. Sull'altro punto, quello relativo al player trading, un pochino mi fa sorridere da un lato che ci si lamenta sempre del fatto che vendiamo i giocatori, poi però ragioniamo sul comprare giocatori da rivendere. Bisognerebbe mettersi un po' d'accordo, però ci sta, lo capisco e lo accetto. La cosa che però voglio sottolineare è che è giusto, è giustissimo essere attenti ai conti, anzi mi fa molto piacere che i tifosi siano sempre più attenti, almeno quelli della community di Passione Inter, siano sempre più attenti a questo, al fare delle operazioni sostenibili. Però non possiamo fissarci poi solo su questo, solo sul costo, solo sul prendere giocatori che costano poco da valorizzare, eccetera, perché non si può passare da un estremo all'altro. La linea dell'Inter, io l'ho sempre ribadito, è molto chiara, si sta andando sul filo dell'equilibrio con un'attenzione ai conti ma anche alla competitività e Lukaku evidentemente nei piani, nelle valutazioni che sta facendo l'Inter è un investimento sostenibile per quelli che sono i parametri attuali e del prossimo futuro, ma che garantisce anche un livello di competitività superiore rispetto alle alternative in giro. Mettiamo sulla bilancia, a fronte di un costo X di Lukaku, l'Inter è convinta che nell'immediato e almeno nei prossimi 2-3 anni ti garantisce Y risultati.
Sicuramente dall'altro lato ci sono delle alternative molto interessanti in giro che possono avere delle condizioni di acquisto che ti vanno a costare X meno qualcosa, quindi Lukaku meno di Lukaku. Taremi, Zola, fatemi i nomi che volete, me ne avete fatti tanti in queste ore. Penso però, ecco, che per l'Inter e per Inzaghi che lo vuole fortemente, ricordiamolo sempre, poi ci torniamo, questi nomi sì, ti costano X meno qualcosa, ma penso che agli occhi dei dirigenti e di Inzaghi garantiscano almeno in partenza Y meno qualcosa risultati, quindi qualcosina in meno anche dal punto di vista della garanzia di quello che ottieni sul campo. Le variabili di rischio abbiamo considerato per Lukaku, intanto valgono anche per gli altri, non è che valgono solo per Lukaku, ma poi vanno messe sulla bilancia aggiungendo secondo me anche la variabile relativa al rischio che c'è del prendere un giocatore che arriva dall'estero e deve adattarsi o che invece fa il salto da una squadra retrocessa in una squadra come l'Inter che ambisce e gioca per altri obiettivi. Sono tutte variabili che poi vanno considerate, non ci sono solo benefici nel comprare lo sconosciuto o quasi che ti costa meno. E allora, con il fatto che l'Inter, secondo me, non so, è ufficiale, ha già preso Thuram, ecco, secondo me può essere già considerato Thuram la quota scommessa, tra virgolette, in attacco. Immagino che avendo già preso la quota scommessa vogliano una certezza maggiore accanto, anziché un'altra scommessa, che poi certezza non è del tutto perché sappiamo ci sono 1000 variabili, ma questo vale per tutti e allora si cerca almeno di ridurre il più possibile la componente variabile compatibilmente con i conti e con quello che si può spendere. Qualcuno sicuramente mi verrà a contraddire dicendo che Lukaku però è in calo perché dopo le prime 2 stagioni con l'Inter, dove aveva segnato più di 30 gol, nelle ultime 2 non ne ha mai fatti più di 20. Per me questo però vuol dire anche vedere il bicchiere mezzo vuoto nel voler fare questa considerazione, perché si potrebbe anche ribaltare il concetto dicendo che nonostante il caos al Chelsea, nonostante l'infortunio grave all'Inter, comunque ha fatto 14-15 gol in entrambe le 2 stagioni senza giocarle praticamente tutte. Quindi ci sono giocatori che mi sono stati indicati come alternative a Lukaku che 15 gol li hanno fatti nel loro picco più alto mai raggiunto in stagioni giocate per intero, quindi c'è una differenza a questo livello. A questo punto allora un'ulteriore obiezione che ho già letto da qualche parte è prendere Lukaku a queste cifre vuol dire che l'anno prossimo l'Inter dovrà vendere Barella o Bastoni, per fare 2 esempi, per finanziare una spesa così eccessiva su Lukaku. Mi sembra innanzitutto un pochino prematuro come discorso, visto che ci sono migliaia di variabili da considerare anche qui, una stagione intera con tante cose che possono succedere e anche qui comunque per me vale il discorso di Onana. Se arriveranno eventualmente l'anno prossimo queste cessioni non saranno per pagare Lukaku, ma perché si ritiene che l'offerta arrivata è adeguata o superiore al valore del giocatore, quindi il giocatore si vende e poi si reinveste per costruire la squadra più forte possibile, stabilendo delle priorità. E aggiungo anche un ulteriore dettaglio. Io ricordo a tutti che questa stagione appena conclusa, con i risultati sportivi che sono maturati, la coda dei nuovi sponsor in arrivo tra Nike, nuovi accordi in arrivo, eccetera, sta facendo aumentare anche i ricavi e l'Inter si sta piano piano portando sempre più verso questa tanto attesa e tanto sperata sostenibilità. Facendo risultati anche in questa stagione alle porte, ci sono possibilità di qualificarsi al nuovo mondiale per club che porta tanti soldi, ma soprattutto alla prossima Champions League che sarà vitale perché porterà ancora più ricavi solamente qualificandosi e solamente partecipando. Quindi quest'estate è un'estate in cui l'Inter sta già abbassando l'età media, sta già abbassando i costi, sta cambiando tanti elementi della rosa. Ci può stare e trovo comprensibile che si voglia avere anche qualche certezza in più perché i risultati sportivi sono forse ancor più importanti di sempre quest'anno. E Lukaku, per me, anche in questo finale di stagione, ha dimostrato di essere una garanzia di rendimento, se verrà riportato subito in condizione con una buona preparazione fisica fatta fin dall'inizio e ovviamente se non si farà male, facendo tutti gli scongiuri del caso. Credo anche che compenserà la partenza di alcuni leader perché ha un carisma comunque riconosciuto positivamente all'interno del gruppo e di questa squadra e poi anche dal punto di vista tecnico a me Lukaku dà l'idea di essere un giocatore non solo di finalizzare, di portare gol e di incidere, ma anche di valorizzare chi gli sta attorno, a partire da Lautaro e chissà magari
oppure al caso disperato Correa, se proprio ti rimane sul groppone, visto che al momento non ci sono offerte. Però vediamo, per i miracoli ci aggiorneremo, ne riparleremo più avanti. Intanto accontentiamoci se farà il suo, diciamo così. Fatto sta che di sicuro se l'Inter completa questo affare fa un investimento pesante, si assume un rischio non da poco, ma immagino un rischio calcolato, perché se Inzaghi vuole così tanto questo giocatore, i dirigenti sono tutti d'accordo e stanno spingendo con convinzione verso il riacquisto, ci sarà un motivo, e il motivo secondo me non può essere quello che in tanti sintetizzano nel: sono fissati con Lukaku, non conoscono altri giocatori, ve li dico io quelli più forti. In situazioni normali, ecco, io credo che la motivazione possa risiedere nelle valutazioni, nelle considerazioni che ho fatto io poco prima. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi di questo possibile affare, fermo restando che io non dico che sia totalmente giusto o totalmente sbagliato, dico solo che sono scelte, quindi nei commenti scrivetemi anche magari se avreste preferito scelte differenti, tipo partire con la prossima stagione un attacco composto da Lautaro, Thuram e Nzola, oppure Lautaro, Thuram e Zapata. Io preferisco sinceramente Lautaro, Thuram e Lukaku, però sono punti di vista. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Scrivetelo nei commenti e vi lascio poi in descrizione un altro contenuto da non perdere. Per chi ci ascolta in podcast vi basta cliccare sul link che trovate in descrizione, un approfondimento molto importante. Per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.